Ciao a tutti, sono Alberto Pizzo, Product Manager Cicli Olimpia. Chi cerca una e-bike versatile, maneggevole e facile da guidare nelle escursioni su percorsi variegati ha trovato la bici dei suoi desideri. Nella nuova Carbo non c'è nulla di standard. Il telaio monoscocca in carbonio T800 è stato disegnato per rispondere alle specificità di una bici a pedalata assistita, adatta a chi predilige un approccio all mountain. Per la realizzazione del telaio è stata impiegata la tecnologia EPS a doppio stampo che rende più rigida e leggera la struttura, uniformando le superfici interne. Il triangolo posteriore è invece in alluminio 6061 e sovradimensionato per la massima stabilità e robustezza. Nella progettazione si è data priorità alla praticità di utilizzo, che si traduce in sensazioni di sicurezza nei tratti più impegnativi e in performance più elevate. Lo standover, ovvero la distanza da terra del tubo superiore, è stato diminuito. La sagomatura stessa di questo elemento del telaio è stata modificata per abbassarne il baricentro e dare la massima libertà di movimento alle gambe, così da rendere la bici perfettamente gestibile in ogni situazione. La geometria di Carbo, ottimizzata in ogni taglia, e il carro posteriore ridotto da 438 mm, 443 nella misura LXL, vanno nella direzione di una bilanciata posizionamento in sella e di una grande facilità di guida, un punto di forza per nulla trascurabile in una IMTB. La sospensione posteriore con escursione 160 mm ha l'ammortizzatore Trunion con 205 mm di interasse ed una corsa di 65 che si inserisce nel top tube, una soluzione che abbiamo già adottato in passato nel modello Bullet e contribuisce a rendere più protetta la sospensione che scompare parzialmente alla vista, diventando un unico elemento di continuità con i foderi del carro posteriore. La collocazione dei punti di fulcro della cinematica determinano una curva di compressione con una progressività maggiore rispetto al modello precedente, determinando un buon bilanciamento per l'utilizzo di ammortizzatori ad aria, ma anche per l'upgrade con quelli a molla. Inoltre, l'anti-squat è stato leggermente alzato nella zona di sag per evitare un eccessivo affondamento della sospensione in pedalata, rendendo più lineare l'avanzamento. Nella logica della personalizzazione dell'assetto abbiamo previsto un'inclinazione del tubo sella che varia in base alle taglie, con l'obiettivo di sostenere sempre al meglio lo sforzo del biker, evitando sbilanciamenti e perdite di aderenza nei tratti di salita più ripidi. L'angolazione dello sterzo e del tubo sella di Carbo, oltretutto, può essere modificata tramite un flip chip, che consente di variarne l'inclinazione degli angoli, passando dalla geometria standard a un meno 0,5 gradi per rendere maggiormente stabile la bici in discesa. Carbo diventa più rigida e precisa nella guida anche grazie al raddoppio dei cuscinetti sia nel giunto host che nel fulcro del main pivot del carro posteriore. A rendere il carro con standover boost 148 più solido e reattivo c'è anche il nuovo perno in acciaio ad espansione da 17 mm di diametro che va ad agganciare in modo stabile il posteriore al telaio. In questo modo le tolleranze vengono ridotte a zero. L'equipaggiamento di serie comprende Extreme Era V2S con stella da 36 mm, una forcella anteriore dalle alte prestazioni. L'escursione delle sospensioni è da 160 mm, 10 in più rispetto alla versione precedente. Il particolare sistema costruttivo della forcella, che fronda la testa e la base del canotto in un corpo unico, aumenta la stabilità dell'avrantreno e il perno ruota flottante migliora l'allineamento degli steli, rendendo la sospensione più fluida. Lo sterzo è da 1,5 pollici, uno standard di comprovata efficacia per ottenere il giusto compromesso fra manovrabilità e robustezza. Un doppio ingresso laterale ospita i cablaggi, proteggendoli dall'usura e garantendo la fluidità dei comandi. Carbo prevede un assetto mallet con ruota 27,5 posteriore e 29 anteriore ed è pronta a stupire anche con le prestazioni della sua Power Unit. Il nuovo motore Holy Edge, compatto e più potente, esprime 90 Nm, 5 in più rispetto ad Holy Sport. La forza impressa dal biker sui pedali viene quadruplicata. La curva di erogazione dell'assistenza è stata migliorata sia a basso numero di pedalate, sotto le 50 rpm, che oltre le 90 rpm, per garantire un'ottima coppia a tutti i regimi. Il raddoppio dei sensori di coppia, 4 anziché 2, permette ad Holy Edge
di fornire un'erogazione fluida e puntuale sulle specificità delle varie modalità di utilizzo, per aiutare il ciclista anche nei tratti più tecnici ed ottimizzare i consumi. Un nuovo chip interno controlla il comportamento del motore con estrema precisione e lo adatta tempestivamente al tipo di utilizzo con un'ampia varietà di settaggi. 6 i livelli di serie messi a punto in collaborazione con i tecnici di Oli, tutti ulteriormente configurabili tramite un apposito software fornito al concessionario. Il motore è dotato anche del livello R, che produce una risposta istantanea alla pressione sui pedali, in modo tale da raggiungere la piena potenza immediatamente e con uno sforzo molto contenuto. Prestazioni rese possibili grazie alla nostra batteria Power9 da 900 Wh, che non teme consumi elevati e consente di affrontare buoni tragitti anche con alti assorbimenti. Perfettamente integrata nella sagoma del tubo obliquo, è stata pensata per consentire agli e-biker di affrontare escursioni più lunghe e altimetrie più impegnative. I vantaggi di questa super batteria ai vertici del mercato per il suo rapporto capacità-peso non si limitano alla qualità dell'assistenza. La sua autonomia, nettamente superiore alla media, riduce il numero di cicli di ricarica necessari, allungando di fatto la durata del periodo di efficienza delle celle. Una batteria ricaricata meno volte dura di più. Ed ecco spiegato perché Power9 da 900 è un prodotto dotato di una straordinaria longevità, oltre che autonomia. Particolare e non trascurabile, bastano 6 ore per fare il pieno di energia. La sua impermeabilizzazione, inoltre, ne garantisce la piena efficienza anche nelle condizioni climatiche più estreme. Non vediamo l'ora di farvela provare e buone pedalate a tutti!